Ciao a tutti amici, benvenuti nel mio studio rinnovato, diciamo così. Ho cercato di mettere un po' in ordine e di creare un ambiente che fosse confortevole anche per voi, visto che prossimamente farò un po' di video anche qui, ho comprato le luci, ho fatto tutte le cose per bene. Sono felice di inaugurare questa condizione, diciamo, con una cosa che per me è importantissima. Una collaborazione che va avanti da qualche anno e che ha portato questa volta a uno strumento del quale, insieme ad altre persone fantastiche che voglio ringraziare dal profondo del cuore, salutare con tanto affetto, mi sento genitore, nel senso che è un progetto cresciuto insieme, dove ognuno di noi ha cercato di mettere il proprio, e per la prima volta io mi sono trovato a lavorare allo sviluppo in maniera così profonda dall'inizio, cioè anche dai campionamenti, a sviluppare i suoni in un modo che è quello della macchina e non è quello dell'utente, quello di chi sviluppa e parla con il linguaggio dello strumento, della macchina, diciamo. E quindi parliamo di tutto, parliamo di scelte fatte, tanto tempo passato a decidere che cosa fosse o meno adeguato, no? Dove andare, cosa fare, e alla fine siamo arrivati diciamo, mettere insieme in questo strumento che è una sorta di stage, no? Come si usa dire, siamo arrivati a pensare di racchiudere qui dentro un po' tutto quello che c'è, diciamo, qui nel Legend Soul e qui nel Legend 70, quindi la parte organistica e la parte pianistica, la parte di sintesi e tutto il resto, cercando di metterle in una condizione che fosse gradevole, utilizzabile in modo abbastanza semplice per quello che è possibile, mantenendo comunque una condizione che sia, in questo caso con una tastiera un po' più adatta allo strumento, diciamo, visto dal punto di vista del piano elettrico, quindi abbiamo una tastiera anche col dentino, come si usa dire, poi nella versione 61 invece con una waterfall, ma sono la stessa cosa in realtà. Dal punto di vista, diciamo così, del rapporto con lo strumento sono molto simili, questa è più lunga, quell'altra è più stretta, più corta, scusate, e quindi sapete di cosa sto parlando. Anche questa scelta è stata fatta insieme, ci siamo trovati, visti, rivisti, tutte le cose che ci sono qui sono state scelte fatte insieme. Devo salutare chiaramente tutti, Francesco in primis che mi ha voluto nell'azienda, nella squadra, e Luca, Riccardo, Elvio, Sergio, cioè, sono troppi, devo ringraziarli tutti, perché poi alla fine tutte queste persone in qualche modo mi hanno aiutato, mi hanno anche insegnato a lavorare in termini appunto più interni allo strumento, non solamente a concepire magari insieme che cosa deve fare, cosa non deve fare, ma poi a scontrarmi anche con quelli che sono poi i dati che ci sono dentro, no? E quindi è stata una bellissima esperienza, devo ringraziare tutti, non potevo non fare questa premessa. Chiaramente, vabbè, ora voi avete sentito il pianoforte, ce ne sono due, c'è questo, poi c'è anche questo, che invece è il Japan, che è un po' più medioso. Ecco, ricordatevi una cosa importante, che tutti questi strumenti hanno al loro interno l'opportunità di una string resonance, per esempio, string resonance, e di una damper resonance. Queste due possono essere dosate con questi drawbars che in questo caso si è scelto di far lavorare in un certo modo. Noi per ogni patch che costruiamo possiamo scegliere come far lavorare questi drawbar, se farli diventare dei controlli per un synth, o come in questo caso utilizzare questi per esaltare o esagerare, in questo caso la string resonance e la damper resonance, oppure per aprire e rendere più brillante il suono o più scuro, e varie altre cose. Chiaramente abbiamo a disposizione, come dicevo, più suoni di pianoforte, piani con strings, ci sono delle patch che ho fatto, anche io ne ho fatte tante, CP. Questo è molto bello. Suona molto bene.
ci sono tante cose, ora poi le scorreremo piano piano, piani elettrici chiaramente. Ecco, qui mi sento particolarmente coinvolto, nel senso che questi li abbiamo, saluto Riccardo un'altra volta, il tempo passato insieme a discuterli, a parlarne, a decidere come farli, come lavorare. Abbiamo pensato, ci sono delle idee dietro queste cose qua che permettono di avere un bellissimo impatto dinamico. Chiaramente per ogni patch c'è la modulation wheel è settata per fare qualcosa, no? Qui abbiamo la sezione degli effetti. Adesso prima di entrare in queste cose non vorrei entrarci più che altro per il fatto che a breve uscirà un video dove tutte queste cose verranno spiegate in modo molto più approfondito, e lo farò ancora io probabilmente, quindi a breve sarà pronto, e quindi insomma lì vedrete tutte le cose scientifiche. Ci sarà anche una ripresa dall'alto che renderà più chiaro tutto, ci sarò io, ci saranno anche altre persone che sono state coinvolte per presentare, no, lo strumento. Qui adesso chiaramente anche qui tutti i classici, no? Qui si scorre con le freccette la categoria e con la rotella, insomma, i suoni. Ci sono suoni di synth. Questo l'avevo usato lì prima, questo che vi ho fatto. Questo è un esempio che mi fa introdurre un argomento, che è quello della quantità di opportunità. C'è l'organo, che è questo motore con tutte le sue specifiche, quindi è una cosa importante, cioè nel senso che ci sono c'è anche un rotary nuovo, che è quello che avete sentito, che sta piacendo a chi ha avuto l'opportunità di provarlo in anticipo, anche personaggi diciamo molto legati all'ambito organistico. E poi tutti i modelli di clone che esistono a disposizione, e poi abbiamo questa fonte, altre due fonti di Sound 1 e Sound 2 che sono misti, e poi possiamo scegliere categorie, synth, piani elettrici, qualsiasi cosa, pad e tutto il resto per due. E poi c'è la parte dei bassi qui che è utilizzabile per avere anche il basso, quindi questo è fatto per esempio da una componente organistica. Questo è un Vox al quale questa patch l'ho fatta io, tra l'altro. Ho fatto fare questo movimento, poi c'è questo pad e poi quest'altro insieme, e poi c'è questo basso. Insomma, è ricca la situazione, si può fare molto. Ci sono chiaramente poi la cosa diciamo principale, e questo mi fa introdurre un altro discorso, le connessioni. Le connessioni sono pensate un po' per tutte queste cose, ma in particolare abbiamo l'uscita 11 pin per il rotary, quindi se vogliamo possiamo utilizzare un rotary reale, e abbiamo anche due aux, possiamo mandare in giro i suoni in vari posti, no? E decidere come fare uscire le cose. E tra l'altro c'è anche l'uscita dei pedali, quindi i bassi possono uscire di qui direttamente, andare in un amplificatore, potete fare tante cose. Ci sono il damper, l'espressione, ma anche altri due, un foot switch e un foot controller per poter utilizzare quello che ci va, e un rotary switch a parte. Quindi non so come dire, sono tante le cose che ci sono a disposizione. C'è un analog in che possiamo utilizzare e mettere nel routing. Sono tutte cose. Ora tutte queste cose ve le sto dicendo velocemente perché, come vi dicevo, ci sarà un altro video a riguardo. Questa per esempio è un'altra patch che ho fatto io, e si sente perché sono un tamarro, no? Che è quella che avete sentito prima nel. Però all'inizio l'organo viene presentato in un modo molto molto più organistico. Questo è quello che è come lo trovate.
in stop, poi potete cominciare a lavorarci. Ma è bella anche la sua saturazione. Questa per esempio è un'altra patch che ho fatto un po'. Adesso questo non era il mio ambito, ma chiaramente io faccio un uso un pochino più tamarro, diciamo, grezzo della cosa. Però sentite che si passa facilmente si arriva anche tranquillamente a un full. Cioè adesso così la sto stressando la situazione, cioè nel senso che comunque siamo di fronte a una cosa che normalmente non è facile, no, da gestire. Tra l'altro si può decidere, come in altre occasioni, ma non sempre, di avere il trigger alto o il trigger basso, cioè se di colpire giù, se dover arrivare in fondo, oppure se sfiorando già ottenere un suono, come succede in realtà sull'organo vero. Non che questo sia vero, è un clone, ma si avvicina tanto, questo anche ai 9 contatti e compagnia. Comunque, avete sentito, il suono di organo chiaramente è molto molto bello, io poi lo utilizzo, come ripeto, in un ambito così, di solito in ambiti pop, rock, oppure comunque espressivi, ma anche con soli e cose del genere, però sempre in ambito soul e compagnia. Chi fa jazz e cose del genere spero possa apprezzare il fatto che siano state fatte da me. Devo ringraziare in questo anche Francesco, che saluto, e io sto dicendo solo i nomi, chissà sa, e senza entrare nel dettaglio, perché non voglio che nessuno si senta, voglio dire, chiamato in causa se non lo desidera, diciamo, no? Qui abbiamo, come dicevo, delle patch fatte da varie persone, tra le quali me. Nei primi 5-6 banchi, diciamo, c'è un po' tutto quello che crediamo possa fare capire di cosa si tratta. Suoni FM, chiaramente. Piano con gli strings, lo sto facendo entrare col pedale. Ecco, in questo caso per esempio io potrei attivare queste due situazioni qui, che sono una, posso decidere di fare in modo che questa sia relativa al sound 1 e questa al sound 2. Di base non sono azionate solo in alcuni suoni, per evitare che toccando qualcuno si spaventi, dica no, c'è il pianoforte senza l'attacco, per dire, e invece sono spente, di conseguenza il problema non sussiste. Se si decide di azionarle, allora io qui posso per esempio lavorare su, che ne so, l'attacco di questo ensemble e decidere che voglio farli entrare con comodo, e di qui per esempio invece aprire un po' il piano in alto, aumentare la damper resonance e la string resonance. Qui ho il cut off chiaramente degli strings. Una volta fatto questo posso salvare e tutto il resto. Come ti stavo dicendo prima, nel caso del piano elettrico mi sento particolarmente, come dire, coinvolto, perché molti di questi li ho sviluppati da zero insieme a Rick, che saluto. Ci siamo confrontati fino
fino alla notte, anche per cercare di fare del nostro meglio, no? Questo vale per questo, ma anche per poi suoni. Ma come vedete ci sono delle cose già apparecchiate. Questo è il crunch che vi facevo sentire prima, che secondo me ha un buon suono. Per farvi sentire un po' anche la saturazione, il suono che siamo riusciti a raggiungere con questo Rotary nuovo. E qui devo ringraziare tanto Elia e Luca, il lavoro fatto insieme, e Elvio, insomma un sacco di cose importanti. Poi anche se vogliamo un po' più di church, diciamo, ci sono tutte queste cose. Insomma, dal punto di vista organistico siamo ben coperti. Wurlitzer, anche qui c'entro molto. Ci sono tanti suoni fatti in tanti modi diversi. Abbiamo anche mellotron, sia i classici flauti che gli archi. Qui c'è una patch dove sono messi insieme se volete sentirli in purezza. Chiaramente basta decidere di togliere gli effetti. Qui abbiamo i volumi, chiaramente per ogni patch abbiamo il volume dei due suoni, abbiamo la scelta dei suoni, quindi io qui posso scorrere la categoria, andare sui pad per esempio, decidere di lavorare sul pad con questi parametri, e quindi ho a disposizione strings, cutoff, resonance, la release, allungarla, togliere l'attacco. Aggiungere un altro suono, che invece di questo potrebbe essere un altro pad, per esempio. Premendo scelgo. Qui c'è già selezionato il suono 2. Se in tutto questo voglio aggiungere chiaramente l'organo, lo posso fare, no? Azionare il Rotary. Deciderne chiaramente il volume, il drive. Quindi insomma avete capito, ci si può fare veramente molto. C'è di tutto, dai suoni di lead, qualsiasi cosa, i piani elettrici, ma per dire, adesso io stavo giocherellando, ma ecco, cioè nel senso, è una macchina piena di opportunità, profonda, c'è anche un terzo pianoforte, ce ne sono 4. Questo è molto intimo, a me piace perché è un po' jazzy, no? Un po' diverso.
poi abbiamo strings di ogni tipo. Chiaramente queste sono le patch, ma poi come ci sono Farfisa e Vox. Qui abbiamo, come vi dicevo prima, qui abbiamo il un Master EQ che comunque ci può aiutare al momento se siamo sul palco e sentiamo che il sound lo necessita di un ritocco. Gli effetti sono belli perché adesso vi faccio sentire, per esempio, nel caso mi sono soffermato un attimo, ma vi faccio sentire nel caso, per esempio, di un piano elettrico con l'amplificatore. La sensazione è molto realistica. Abbiamo tanti modelli di amplificatore, tanti modelli di tante cose e stiamo ancora sviluppando altre cose a livello di effetti, quindi la macchina non si fermerà qui, ci saranno anche altre novità chiaramente nel tempo, però insomma io credo che tra le connessioni, anche come dire, la consistenza, no? Cioè nel senso ferro, legno, la tastiera l'abbiamo scelta con cura per cercare di permettere a chi vuole una tastiera più grande per fare anche queste cose, di avere un rapporto buono con la tastiera, anche con i pianoforti, cioè nel senso che poi il problema è sempre quello quando si provano queste cose. Clavinet sono belli. Io dico che è tutto bello, ma questo lo faccio sempre, ce ne sono tanti, dico sempre le stesse cose. Però con questa tastiera si riesce a fare un buon lavoro. Devo dire anche con la 61. Ora, chiaramente, quando si fanno questi video dove qualcuno presenta una cosa alla quale ha collaborato, l'idea è sempre, vabbè, ma tu ne parli bene, perché chi conosce il canale sa come sono fatto io, ora di che pasta sono fatto, sembra di fare, capito, per un pugno di dollari, ma in realtà chi mi conosce sa che in realtà non è in questi termini, ma tutte le persone coinvolte non ragionano in questi termini. Siamo pieni costantemente di revisioni nella testa di cosa va bene, cosa non va bene, quindi ogni feedback è ben voluto, è ben accetto. Abbiamo lavorato insieme cercando di fare il possibile, ma ascoltandoci l'un l'altro, perché ogni giorno non eravamo convinti di quello che avevamo fatto, no? Quindi questo per dire che non c'è nessuna yeah, non è così, cioè siamo felici, contenti, ci piace, a noi piace, ma diteci anche cosa ne pensate voi. Poi per esempio un'altra cosa qui sui piani elettrici, dove prima c'era la string resonance e la damper resonance per i pianoforti, qui abbiamo i rumori invece, rumori meccanici, senza, un po' più cattivello. Quindi insomma ci sono tante cose da esplorare. Chiaramente la parte organistica non sono stato qui come dire, a perlustrarla più di tanto, perché fondamentalmente si parte da qui e poi il resto è gioia. Ci sono tutte le caratteristiche, key click, crosstalk, potete giocarci, potete fare quello che volete, qui ci sono i suoni, per il resto la struttura dei suoni è abbastanza semplice, con gli split e l'on e l'off e l'upper e lower, diciamo, si gestisce lo split, il layering e tutte quelle cose lì. Io penso di aver detto tutto. Sicuramente avrò dimenticato tantissime cose, ma come vi dicevo sta per uscire un video dove c'è tutto il resto. Io sono felice, sono contento, in particolare perché finalmente suonerò live una cosa della quale posso sentirmi anche fautore in qualche modo, e quindi nel bene e nel male affrontare le cose in un altro modo. È un'esperienza bella per me, quindi spero che sia una cosa che diventi parte integrante
della mia passione per la musica e del mio mestiere. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio a Legend One nella speranza che vi piaccia e che possiate provarlo, insomma, apprezzarlo per quello che abbiamo fatto e di cui siamo orgogliosi, insomma, no? Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale perché tantissimi di quelli che guardano i video non sono iscritti al canale. Se vi iscrivete mi fate un favore. Andate sul mio sito www.mexkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie, ormai sono tantissimi. Il canale sta veramente diventando un bel blocco di cose. Vi ringrazio ancora. Legend One di Viscount, perché ho saputo dopo 2 anni che si dice Viscount e non Viscount. Ma continuerò a dire Viscount per il resto dei miei giorni e continuerò ad avere un filo attaccato da questa parte che non mi permette mai di sentirmi tranquillo. Ma queste sono le cuffie, sono fatte così, vedete, lo fanno apposta, i cavi hanno una loro anima. Quindi grazie ancora a tutti ragazzi, a presto, ciao ciao.